No ragazzi, l'invasione dei troll. Non devo avere abbastanza frecce, me ne devo fare un casino, ma non l'avevo programmato, ho detto allargo un po' qui la base. Ma addirittura due, ma che siamo impazziti? Non è che questo qua è vicino, guarda questa cosa qua che hai fatto. Per ora funziona, non arrivano su. Oh, ce l'ho fatta. Cavoli, speriamo che mi bastino le frecce. Ma dai, ma ne arriva un terzo, ma non ci posso credere. Ma io lo sapevo che arrivavano giù tutti sti qua. Allora, vi ho fregato, eh? Si spera. Almeno non riescono a salire, ho alzato qui il terreno. Ci ho messo 3 ore a farlo, ma almeno ne è valsa la pena. Ma guarda che delinquente che mi ha tirato la roccia. Ma che roba. Prima venivano soltanto i piccoletti. No, ecco, lo sapevo, non c'ho più. Vabbè. Frecce, maledetti. Vado a farle, cioè vado a cercare. No, in teoria forse ce l'ho. Ci sono anche i piccoli poi qua. Vedi, ho chiuso tutto qua. Per fortuna. Ho fatto anche la piscina. Ho tirato su sta cosa qui perché... Chi è quello? Ma i maiali da dove mi escono fuori? Non ho capito. E ho tirato su tutta la terra in modo che loro non possono salire in base, sennò questi metti che mi vado alla palude da qualche parte, non so se vengono lo stesso, però in teoria potrebbero arrivare. Ma guarda quanti soldi che ha mollato questo. Però comunque a quanto pare è finita già, se ne sono spariti, sono andati via. Quindi vabbè, sono stata fortunata. Vabbè, anche un modo per capire se poi sta tecnica ha un senso. Sì, funziona, perfetto. Allora ritorniamo a fare il lavoro che stavo facendo. Santo cielo, aiuto. Devo ancora partire, è già in difficoltà. Allora, lo scopo di oggi dovrebbe essere quello di andare a trovare il Kraken. Sono praticamente delle specie di scogli in mezzo al mare dove ci possono dare, sopra troviamo delle specie di, sì, di costruzioni. Vabbè, dicevo, sono delle specie di conchiglie che sono sopra appunto a questi scogli in mezzo al mare e andandole a picconare praticamente danno la chetina o cheratina, adesso non so come la chiamano qui, insomma una sostanza che ci servirà per fare nuovi oggetti, nuove cose insomma. Dunque, dopo aver tribulato un po', finalmente sono riuscita a trovare appunto questa cosa che vi dicevo. Allora, i cosi da andare a minare sono queste cose qui che vedete, non so che cosa sono delle specie di conchiglie, vabbè, si chiama Abyssal Barnacle e queste ci permettono di andare a sbloccare altre nuove ricette, credo. In teoria ci dovrebbero dare l'arpione e anche un coltello che a quanto pare sembra essere molto potente, poi vediamo se riesco a craftarlo e ve lo faccio vedere. Dunque, allora, questo qui si chiama il Kraken, o perlomeno così l'hanno chiamato, ho sentito, ho visto dei video, vedete quante ce ne sono. Il problema è che quando si comincia a minare queste, chiamiamole conchiglie, questo Kraken potrebbe avere anche una reazione, cioè dopo un po' magari scompare giù negli abissi e vi ritrovate nell'oceano, non si muore, poi io magari morirò anche perché io sono anche sfigata, però in teoria non si dovrebbe morire, però è molto pericoloso perché potrebbe essere dovuto, cioè trovandosi in acqua non si ha più la stamina e quindi si può andare giù, però io la barca l'ho messa abbastanza vicino, adesso vediamo come va a finire. Allora, vediamo se innanzitutto si riesce a prendere questa, sì, la chitina, però a quanto pare a me sembrava di averle già raccolta sta chitina, infatti di aver già sbloccato le ricette, però non l'ho viste dentro la forgia, quindi boh, forse bisogna andare nel bancone, domanda, dopo andremo a vedere un attimo in base e capire questa cosa qua. Finora non è successo nulla, io quindi continuo nella mia raccolta. Può anche essere che se ci vada bene e ce ne faccia raccogliere parecchia. Ecco ragazzi, vedete, hanno cominciato un po' a tremare, come fosse una specie di terremoto alla fine, però ancora non è andata giù, quindi io vado avanti. Ecco, vedete che adesso lui un po' è infastidito, incominciano a uscire i fumi, trema tutto, non so se si nota ma credo di sì. Andiamo avanti e infatti incomincia ad andare sott'acqua perché probabilmente gli sto dando fastidio. Per fortuna non è uno di quei kraken
e vedete che si sta immergendo. Allora a questo punto io aiuto, speriamo, vorrei riuscire a raggiungere, speriamo, la barca. Da quello che ho capito, ecco, io ho detto che era vicino, sembrava vicino. Per fortuna ho mangiato, che mi ha dato parecchia stamina. Ah, magari non ce la faccio. No, non mi dire che muoio, che non la recupero più la barca se vado a morire adesso. Forse ce la potrei fare. Aspetta. Ah. Oh, ce l'abbiamo fatta, ok. Da quello che ho capito, appunto, dicevo che adesso lui si è andato sott'acqua, si è abissato, ma in teoria dovrebbe tornare dopo un po' di tempo, quindi i punti di spawn di questi cosi dovrebbero essere sempre gli stessi. A questo punto mi vado a mettere un segnale e vedremo, verificherò. Tanto adesso mi vado a fare, allora mettiamo Kraken. Dunque, perché è importante questa cosa qui? Perché appunto vi dicevo che si può fare l'arpione, l'arpione. Questo arpione serve per quanto riguarda soprattutto i serpenti. Infatti si possono arpionare e si possono anche trascinare sulla terraferma, perché se andate a fare i serpenti con l'arco stando sulla barca, non riuscite poi a raccogliere, diciamo, quello che droppano solitamente, perché va a finire al fondo. Quindi se voi invece con l'arpione lo trascinate, sarà un'impresa, ma adesso lo dico a parole, sulla terraferma, e poi lì, una volta che loro toccano il suolo, diventano praticamente innocui e quindi li potete anche uccidere molto facilmente. Vi dropperanno sia la carne di serpente, sia anche le scaglie, e queste scaglie sono molto importanti perché con esse possiamo anche andarci a fare, se non ho capito male, uno degli scudi più potenti del gioco, almeno per in questo momento. Devo dire che arriva la tempesta, e quindi adesso ne cercherò un altro, perché credo che ce ne vogliono almeno una quindicina. Quanti ne ho presi di quell'affare lì? Ah beh, già 30. Vabbè, ne prendo ancora un po', vediamo se ne trovo un altro. Dunque ho fatto un giro abbastanza largo, ma non ne ho più visti di Kraken, quindi devono essere abbastanza rari, almeno per quanto mi riguarda non ne ho trovati più, quindi quello va bene. Aspetterò che magari ripoppa. Intanto vi faccio vedere che il coltello che dicevo è la lama degli abissi. Poi da qualche parte ci dovrebbe essere, ah ecco, l'arpione degli abissi, e questo qua, l'arpione degli abissi. Quante ne servono? 30, ok, 31, poi lo posso fare, ritagli di cuoio e legna pregiata, ok, perfetto. Dunque, allora, ma anche poi i cosi lì, i serpenti non li ho trovati. Comunque, vi faccio vedere magari come funziona sopra un cinghiale. Dunque, allora, proviamolo sul cane, va, visto che... Come funziona sta affare? Ah, ecco, vedete? E poi lo trascinate? Ma quanto è lungo? No, allora, che se tengo premuto si stacca. Aspetta, devo capire come funziona lì. Magari questo potrei utilizzarlo per mettere dentro il recinto, però magari adesso glielo faccio anche un po' più grande. Allora, mi spiace, santo cielo. Aspetta, devo capire come funziona sta affare. Ok, ma però poi dopo per tirarlo, cioè quanto è lungo questo affare qui. Tiriamolo tutto, vediamo fin dove arriva. Dove è andato? Oh, in cielo, praticamente. Vabbè. Forse è anche un metodo per riprendere ste bestie, ma va dentro casa, ma che è sta roba? Beh, comunque il discorso è questo, in teoria funziona così: prendete il serpente, lo trascinate, naturalmente dovete stare in barca e poi lo portate alla riva, sperando che, bene o male, siete un po' vicino anche alla riva. Vabbè, adesso questo coso è andato a finire così. Ma è lunghissima sta corda, ma che è? Aspetta, tiriamolo di qua. È scappato, sì, vabbè. In teoria non si dovrebbe muovere adesso, perché ci sono tutti gli ostacoli e c'è la casa di mezzo. Si porta il serpente sulla riva e poi si uccide tranquillamente, perché appunto una volta che lui tocca il suolo non dovrebbe più attaccare. Dunque, allora, visto che è buio, aspettiamo che venga un po' più di luce, poi vado a cercare magari anche un cinghiale. Allora, mi pare di aver visto un cinghiale qui da qualche parte, ma essendo buio non lo vedo più. Ah, eccolo laggiù. Vediamo se funziona. Oh. Ma cavoli, ma che è tutta sta roba? Tutta sta gente, aiuto! Vabbè, comunque ha funzionato, l'ho preso uno.
Però non pensavo che ce ne arrivassero altri 33. O quando li vuoi che li cerchi. Ragazzi, guardate, lo sto strascinando. Adesso me lo tolgo questo, che tanto me l'ha attaccato anche in altri. Aspetta, va. Tu non fai parte della famiglia, però gli ha tolto un bel po' di vita. Ah, ma c'è anche sto scheletro. Aspetta che mi metto lo scudo. Quando salva poi fa questo lavoro qua. Oh, sta venendo giorno, così almeno si vede un po' di più, perché vengono sempre bui sti video. Allora qua c'è il lupo, che dovrebbe essere uno dei miei, che avevo perso. No, che cavolo è sta roba? Allora, questo qui dovrebbe essere uno dei lupi che avevo perso, teoricamente, perché sta qua nella foresta. Erano quelli scomparsi. Allora, vediamo se riesco a arpionarlo. No. Bisogna andarci praticamente vicini. Ah, ecco, l'ho preso. Allora, così me lo posso portare in base, teoricamente. Ovviamente va bene più per i cinghiali, ma non li trovavo più. Anche perché quelli di prima li ho uccisi. E quindi una volta che troviamo un cinghiale ce lo possiamo portare. Ah, ma dopo un po' si rompe. Non so quanto dura sta fare, quindi. Boh, io non lo so, ragazzi, vedo i video che li fanno come niente, funzionano ste cose. A me non funzionano mai niente. Forse era troppo tirato? Scusa, ma lui arriva. Oh, muoviti. No, perché fa così, fa che tira, non vorrei che poi anche il serpente. Vabbè, allora, nel prossimo episodio, se riesco a trovare un serpente, che non ho capito bene ancora dove che stanno, forse bisogna spostarsi parecchio. Vi farò vedere questa tecnica, sempre che se riesce. Ah, ma aspettate, ho tolto l'arpione dalle mani e a quanto pare rimane la corda e adesso riesco a tirarlo. Forse non bisognava, boh, non so, tutte le volte che registro non mi va bene mai niente, poi dopo spengo e le cose funzionano. Comunque così dovrebbe funzionare, me lo posso portare tranquillamente in base. Vabbè, siamo arrivati a destinazione, poi qua dovrò ancora fare un po' un importoncino per entrare, quindi funziona, va bene anche per quanto riguarda il cinghiale, da poterlo trascinare. Questo era già più, vabbè, questo ormai era già tamato, quindi lo potevo mettere in segui, ma era semplicemente per vedere come funzionava questo arpione. Nel frattempo vi ringrazio, oggi non ho nessuna domanda a cui rispondere, quindi vi invito come sempre a iscrivervi al canale, a attivare la campanella, eccetera eccetera, già lo sapete già. Ciao e alla prossima!